Questa è la parte della nostra storia che quasi nessuno immagina davvero. Perché oggi ci sentiamo intoccabili. Abbiamo case, porte, vetri, allarmi, telefoni, ma per la maggior parte del tempo, per la maggior parte dei millenni, noi non avevamo niente. Niente muri, niente cure, niente sicurezza. E la verità è semplice. Per molto tempo l'uomo non era il cacciatore, era la preda. Preparati a fare un salto indietro nel tempo di decine di migliaia di anni. Siamo nel tempo dell'Homo sapiens. Era già un uomo moderno, simile a noi, ma in genere più robusto e resistente. Aveva muscoli più sviluppati, spalle forti, mani dure. Il volto poteva essere più marcato, con mascella e zigomi più evidenti, e i denti spesso più consumati. Era un corpo fatto per camminare, resistere e reagire, non per stare comodo. Immagina di essere lì, non in un museo, non in un libro, lì, davvero. Europa era glaciale. Il mondo non è verde come oggi, è freddo, spoglio, duro, ci sono alberi ma non ti proteggono, c'è neve per mesi, il vento non smette quasi mai, la terra è piena di fango gelato e ogni passo ti costa energia. Se oggi esci senza giacca, prendi freddo e torni a casa. Lì non c'è casa. Se ti bagni, resti bagnato. Se hai freddo, resti con quel freddo addosso per ore. E il freddo non è solo fastidio, è una cosa che ti consuma, lentamente, ti rende più lento, ti rende più debole. E quando sei più debole, diventi più facile. Ora, immagina un gruppo di persone, una tribù piccola, 20-30 individui. Qualcuno porta un bambino, qualcuno trascina una pelle, una coperta improvvisata. Qualcuno ha una ferita alla gamba. Non cammina bene, ma deve camminare lo stesso, perché fermarsi nel posto sbagliato significa rischiare tutto. La giornata è una ricerca continua. Appena si alza la luce, si muovono. Non possono permettersi di restare fermi troppo a lungo, perché fermarsi significa consumare energie senza ottenere niente. Cercano acqua che non sia solo ghiaccio. A volte devono rompere una crosta gelata. A volte devono seguire un corso d'acqua finché trovano un punto meno freddo o una pozza che non sia completamente chiusa. E anche l'acqua è un rischio, perché in certi punti il terreno cede, scivola, ti bagni, e bagnarsi in quel clima può diventare un problema serio. Poi cercano legna secca. In quel mondo la legna è calore, luce e protezione. Ma in un ambiente freddo e umido non la trovi facilmente. Devi cercarla sotto rami caduti, sotto cortecce, in punti riparati dal vento. E la porti con te anche se pesa, perché la sera non puoi permetterti di arrivare senza nulla. E poi c'è la parte più difficile, il cibo. Non si trova quando vuoi e non si trova dove vuoi. A volte cammini per ore e non vedi niente, vedi solo tracce, impronte nella neve, segni nel fango, peli rimasti su un ramo, ossa già pulite da altri animali. A volte senti un movimento in lontananza e capisci che c'è una preda, ma è troppo lontana o sparisce subito. A volte insegui per un po', poi perdi le tracce e ti accorgi che hai solo sprecato energia. Quando la caccia va bene, cambia tutto, perché la carne significa energia e forza, significa resistere al freddo, significa avere abbastanza energia per camminare ancora.
Ma quando la caccia va male, torni senza cibo. Hai meno energia, senti più freddo e sei più stanco. E in quel mondo, quando sei stanco, basta poco per sbagliare. E gli errori, in quel mondo, non si pagano con un brutto giorno, si pagano con la vita. Tardo pomeriggio. La luce cambia. Il sole scende presto. È il momento più pericoloso, perché non è ancora notte, ma non è più giorno. Vedi male. Gli occhi si stancano. Il corpo è già stanco. È proprio lì che può succedere qualcosa. Il gruppo si ferma. Non perché vuole, perché deve. E allora arriva la prima scelta importante. Dove passare la notte. Non cercano un posto bello, cercano un posto che non li tradisca, un punto un po' rialzato. Una parete di roccia alle spalle, un luogo dove non possono essere circondati facilmente. Un posto dove puoi controllare almeno 2 direzioni. Poi arriva la seconda scelta, quella che decide tutto. Il fuoco. Accendere un fuoco oggi è facile. Accendino, fiammifero. Lì no. Lì devi avere brace. Devi avere materiale secco. Devi proteggere la fiamma dal vento. Devi lavorarci. E mentre lavori stai facendo rumore. E il rumore in natura attira. Ma senza fuoco sei ancora più esposto, perché il fuoco non è solo calore. Il fuoco è luce. Le persone si sistemano vicino, i bambini al centro, gli adulti intorno. Non è un gesto romantico, è una difesa. E qualcuno resta sveglio, sempre. Perché dormire tutti insieme è come spegnere i sensi. E poi la notte arriva davvero. E questa paura non era solo dell'Europa glaciale. In altre parti del mondo, anche più calde, di notte, l'uomo era vulnerabile allo stesso modo. Quando arriva il buio totale, cambia tutto. Non vedi quasi niente e non capisci cosa c'è intorno. Senti ogni rumore più forte, un ramo che si spezza, un fruscio, un passo lontano. E il cervello inizia a fare la cosa che ha imparato in migliaia di anni. Immaginare il peggio, per prepararsi al peggio. Da qualche parte nel buio un branco di lupi si muove. Non li vedi, ma li senti. A volte senti un ululato lontano, a volte senti solo un silenzio strano, un silenzio che non è normale, perché quando un predatore si avvicina, spesso la natura si ferma. Gli uccelli smettono, il vento sembra più forte, il buio sembra più vicino. I lupi non sono mostri, sono intelligenti. Seguono l'odore, provano a capire se quel gruppo è forte o debole, se c'è una persona ferita, se qualcuno si allontana, se il fuoco è stabile o sta morendo. E questa è una cosa importante. Molti immaginano che i predatori attacchino sempre. Non è così. Spesso aspettano. Spesso studiano, perché anche per loro un attacco può essere rischioso, ma se vedono un'occasione facile, non perdonano. Un uomo si alza e si allontana di qualche metro, magari per un bisogno. È una cosa normale, ma è proprio in quel momento che succedono le tragedie. Non serve un attacco contro tutto il gruppo, serve un secondo di isolamento. E in quel mondo un secondo può bastare.
oltre ai predatori, c'è un nemico che è ancora più semplice e ancora più crudele: la ferita. Un taglio, una storta, una spina entrata male. Oggi ti sembra niente. Lì può diventare febbre, può diventare pus, può diventare incapacità di camminare, e se non cammini, rallenti tutti. Se rallenti tutti, metti tutti in pericolo. Per questo la tribù vive in un equilibrio continuo tra aiutarsi e sopravvivere. Questa è una parte dura da dire, ma reale. In certi momenti il gruppo doveva scegliere, non perché fosse cattivo, ma perché la natura ti costringe a scegliere. E allora come ha fatto l'uomo a non sparire? Ha fatto una cosa che sembra ovvia, ma non lo è. Ha imparato a diventare un gruppo vero, non solo persone vicine, ma persone coordinate. Se ti piacciono contenuti come questi e vuoi aiutarmi a creare nuovi documentari simili, abbonati al canale. Costa come un caffè. Alba. Il gruppo si muove di nuovo, non camminano a caso. Chi è più forte sta ai lati, chi è più debole resta al centro. Chi ha più esperienza guarda il terreno, non per istinto, ma perché ha imparato a leggere i segni. Impronte sul terreno, tracce fresche sull'erba schiacciata, rami spezzati, pietre girate, ossa rosicchiate, escrementi ancora umidi, un odore nell'aria, un sentiero troppo silenzioso, un passaggio stretto dove non puoi scappare. E l'uomo impara che non è solo l'animale a ucciderti, è il luogo. Una gola stretta può diventare una trappola, un bosco fitto può nascondere un attacco. Un terreno molle vicino all'acqua può inghiottirti. E una pianura aperta, senza ripari, può lasciarti esposto a tutto. Poi arrivano gli strumenti. All'inizio sono pietre, bastoni, schegge taglienti, non per fare armi da guerra, ma per creare un vantaggio. Perché la regola più importante è questa: l'uomo non può permettersi di combattere corpo a corpo con un predatore. Deve tenere distanza. La lancia nasce per questo. Anche una lancia semplice cambia tutto. Non ti rende invincibile, ma ti dà una possibilità. Puoi colpire prima, puoi difenderti, puoi fare barriera. E poi nasce la seconda arma più potente, il rumore e la compattezza. Il gruppo sente movimenti vicino, non scappa in disordine, si stringe, alza torce, urla insieme, batte pietre, si muove come un solo corpo. Non è coraggio, è strategia. Perché molti predatori cercano prede isolate. Se vedono un gruppo che sembra grande, coordinato, pronto a reagire, spesso esitano. E l'esitazione è tempo. E il tempo è vita. A questo punto succede una trasformazione lenta ma enorme. L'uomo inizia a fare qualcosa che i predatori non fanno nello stesso modo: pianificare. Il lupo caccia quando vede l'occasione.
L'uomo inizia a creare l'occasione. Caccia non è una corsa eroica, è organizzazione. Alcuni spingono la preda verso un punto, altri aspettano, altri chiudono la via. Non sempre funziona. A volte finisce male, a volte qualcuno si ferisce, a volte il gruppo torna a mani vuote, ma ogni tentativo lascia una lezione. E qui entra la cosa più importante, la comunicazione. Non servono discorsi lunghi, serve capirsi, un segnale, una parola, un gesto, uno sguardo che significa adesso. Quando un gruppo umano si capisce, diventa un animale nuovo, non perché è più forte, ma perché si muove con una mente collettiva e lentamente, a forza di tentativi, l'equilibrio cambia. Non significa che i predatori spariscono, non significa che la paura finisce. La paura resta perché serve, ma cambia la posizione dell'uomo. Non è più solo quello che scappa, diventa anche quello che resiste, quello che difende, quello che decide. Immagina una scena molto chiara. Un mattino la tribù trova tracce fresche nella neve, tracce di un predatore. Anni prima sarebbe stato un segnale per cambiare strada subito, per scappare, per evitare qualsiasi rischio. Ora invece si fermano, guardano, capiscono la direzione, valutano la distanza, si stringono, si preparano. Non perché sono diventati senza paura, ma perché adesso hanno strumenti, fuoco, esperienza e soprattutto fiducia reciproca. Hanno imparato a non essere soli. L'uomo non è diventato dominante grazie alla forza, è diventato dominante grazie a 3 cose semplici: il gruppo, il fuoco, la strategia. Per molto tempo l'uomo è stato una preda, vulnerabile in un mondo enorme. È sopravvissuto perché ha imparato a restare unito, a proteggere la notte con il fuoco e a pensare un passo prima del pericolo. Ed è da quella lotta quotidiana, fatta di scelte e paura, che nasce l'uomo moderno.